io mi sentivo l'unico omosessuale sulla Terra. Quello che sto facendo con questo gruppo che si chiama Silver Rainbow è la mia testimonianza. Magari potrei essere utile pensando proprio al problema che secondo me anche i ragazzi di oggi hanno sul coming out, cioè nel rivelarsi. Ciao ragazzi, benvenuti. Sono Gualtiero, ho 70 anni e faccio parte del gruppo Silver Rainbow della CIG Arcigay di Milano. Io ho scoperto di essere omosessuale intorno ai 13 anni. Quello che sapevo è che non era una cosa accettata. Per rimandare il problema ho detto ci penserò quando mi innamorerò di un uomo. Se andavo a cercare nella letteratura o nelle notizie che venivano date in televisione eccetera o per radio, la descrizione degli omosessuali era di persone appunto perverse, malate. La mia idea di omosessuale era che erano persone sporche, erano persone perverse, e questo era ovviamente introiettato, nel senso che io sono cresciuto all'interno di questo clima, di questa descrizione. Mi sono liberato di questa narrazione grazie a una delle definizioni, la più innocua dal mio punto di vista, che era malato. Cioè, mi sono detto, se sono malato significa che non ho colpa. Ho avuto un'educazione sentimentale eterosessuale, perché io dai 13 ai 19 anni ho avuto un sacco di rapporti con donne che coprivano anche il fatto che socialmente io potessi essere più accettato. Ecco. Il mio primo coming out è avvenuto quando mi sono innamorato di un uomo. Era un mio compagno di scuola, lui era un carissimo amico, c'era un'esclusività nella relazione e a quel punto lì mi sono detto devo dirlo, ho dovuto far leva su un grande coraggio perché allora dall'altra parte non è che erano a braccia aperte ad accoglierci, era più probabile essere o rifiutati o dire ma sì, sono affari tuoi. Quando l'ho detto no, non c'è problema, tutto è come prima. Devo dire che è stato veramente accogliente, ecco, basta. Non mi sarei più vergognato del fatto di essere omosessuale, per cui mi presentavo a tutti, prima di dire chi io fossi, dichiaravo la mia omosessualità, quindi dicevo piacere, sono omosessuale, mi chiamo Gualtiero. Di modo che lo shock doveva essere potente e soprattutto l'imbarazzo veniva restituito al mittente. Nella vita il coming out non è uno, sono tanti quante sono le persone a cui tu vuoi comunicare questa cosa e soprattutto le persone che ti sono vicine, le persone a cui tieni, ti obbligano a preparare questi coming out. Ci deve essere un momento giusto, l'atmosfera giusta, il pensiero giusto. E questo, devo dire la verità, rispetto appunto agli eterosessuali, questo è un problema grosso, perché dirlo in famiglia, dirlo appunto a chi vuoi bene, è una preparazione notevole che ti porta via, ci tengo a dirlo questo, buone energie, tante energie. La mia omosessualità, dopo il primo coming out, è stata molto meno pesante, però non sapevo dove trovare degli altri omosessuali come me. Non sapevo cosa fare e ho saputo che c'era questo fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano e ho detto forse lì posso trovare il modo di confrontarmi con delle persone e lì c'è anche un elemento ideologico del fatto di essere di sinistra. Sono stato molto fortunato di essere stato adolescente in un periodo in cui tutti mettevano in discussione i valori tradizionali, mettiamolo in questi termini. Sono andato nell'edicola e ho detto sto facendo una ricerca e mi dà una copia del Fuori. Ho cominciato a scrivere perché una sede a Milano non c'era. I radicali hanno prestato al Fuori la loro sede in Corso di Porta Romana e lì finalmente sono andato e ho conosciuto altri omosessuali come me.
Ho fatto dell'attivismo in università, perché in università venivano dette da degli studenti di lettere delle bestialità sulle donne. Ho dichiarato di essere del fuori e ho detto che secondo me la liberazione del maschio passava attraverso la liberazione delle donne. Aveva per me l'obiettivo di avere appunto una vita dove qualche diritto mi fosse riconosciuto. Il mio ideale era avere un rapporto stabile. A novembre sono 28 anni che ho una relazione con la stessa persona. La vita che ho fatto mi ha portato a isolarmi dalla comunità. Io vado ai Pride, per intendersi, questo è quello che ho sempre fatto. Altro fino a 2 anni fa non ho fatto per la comunità e verso la comunità. Ho scelto di ritornare nella comunità perché ho pensato, sono in pensione, dico magari potrei essere utile pensando proprio al problema che secondo me anche i ragazzi di oggi hanno sul coming out, cioè nel rivelarsi. Per fare questo però il CIG chiedeva un corso di 1 anno dove venivano raccontate le problematiche del 2024 della comunità. Il problema è che ho scoperto che non sapevo nulla della comunità, avendo fatto 30 anni per i cavoli miei, e sì, leggendo qualcosa qua e là, ma non ero dentro la vita. Il focus è su altre questioni che sono molto più articolate. L'identità di genere, per esempio, è fondamentale e l'orientamento sessuale diventa quasi qualcosa che sta dietro. Quello che mi è piaciuto invece è che ho alzato la mano e questo mi sono sentito di dirlo, che mancava all'interno del CIG e dell'Arcigay un settore che si occupasse dei gay che diventano anziani, perché ho detto che i gay non invecchiano. Un gruppo di persone âgé ha pensato di costituire questo gruppo che si chiama Silver Rainbow. Mi hanno invitato perché è una testimonianza che secondo me serve a dire, per quanto ci sia un governo Meloni, Salvini, per quanto le cose sembrino pesanti e ostili, c'è una strada che si può percorrere, però bisogna passare attraverso la consapevolezza di sé e il coraggio, se vuoi, di usare della propria vita per testimoniare il fatto che si può fare.